Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Un tantino incazzato questa mattina per l'eventuale, o meglio, la sicurezza della trasferta vietata per i tifosi del Napoli residenti in Campania per quanto riguarda la partita di Coppa Italia contro la Lazio. Provvedimento normalissimo perché ovviamente il tifoso del Napoli, zaino in spalla e macete nello zaino, va a aspettare il tifoso avversario alla stazione. Ah no, erano quelli i tifosi della Lazio non tanto tempo fa, se non vado errato, il tifoso del Napoli che ci rimette anche qualche vita umana in una qualche partita di Coppa Italia non tanto lontana che mai si dimenticherà. Ed ecco perché arrivano questi provvedimenti per i tifosi del Napoli però residenti in Campania, perché c'è da farla questa distinzione, che è la cosa più ignorante che si possa mai sentire intorno al pallone in Italia. Situazione calciomercato: il Real Madrid non è contento di Mbappé, si affaccia in Turchia per Osimhen. Andiamo a vedere cosa sta succedendo, perché questa sì che sarebbe una cosa intrigante. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina. Se vi piace il video, un bel like che fa piacere a me e dà una mano all'algoritmo a tenere a galla poi il contenuto senza affossarlo. Partiamo dalla trasferta vietata per i napoletani residenti in Campania, perché quelli là fuori dalla Campania tifano Napoli ma in maniera diversa, sono più tranquilli, almeno è quello che ci fanno sapere. Lazio-Napoli vietata ai residenti in Campania, previste delle restrizioni per i tifosi in occasione della partita di Coppa Italia in programma giovedì 5 dicembre allo Stadio Olimpico, valevole per gli ottavi di finale della competizione nazionale. A renderlo noto è Maurizio Improta, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha annunciato la direttiva dal CASMS al prefetto di Roma. Il CASMS ha suggerito al prefetto di Roma di non vendere i biglietti per Lazio-Napoli a tutti i residenti in Campania. Ha affermato proprio in queste ore Maurizio Improta ai microfoni di Radio CRC. In vista della gara che andrà in scena il 5 ovviamente dicembre alle ore 21, l'indicazione che è stata data al prefetto di Roma dal CASMS è quella del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Campania per ragioni di sicurezza. Quindi ragazzi, posate i macete perché non c'è possibilità. Ma si autorizza la vendita dei tagliandi per i tifosi del Napoli ma residenti in altre regioni, se titolari della Fidelity Card della SSC Napoli. Lo sport deve essere una festa per tutti e non l'occasione per creare turbative. Noi dobbiamo provare ad evitare che certe situazioni arrivino a conseguenze peggiori. E infatti, ovviamente, per evitare che si arrivi a conseguenze peggiori, ovviamente si vieta qualsiasi cosa invece di forse rafforzare, che ne so, la situazione forze dell'ordine, potresti gestirla diversamente, ma in Italia si tende sempre a vietare qualsiasi cosa, che poi il divieto paradossalmente diventa anche oggetto di eh, divisione e forse incazzatura maggiore per quanto riguarda queste situazioni, perché poi voi dividete i tifosi del Napoli tra quelli residenti in Campania e quelli che sono al limite, che ne so, a Frosinone, a Matera, per non citare ovviamente città più in alto che non mi va nemmeno, perché le divisioni le create voi con questi divieti. E la cosa che va analizzata però è che arrivato a un certo punto bisogna pure parlare, smettendolo di accettare poi queste situazioni, perché in un anno calcistico, se il tifoso del Napoli residente in Campania deve vedersi vietato il 60, 65 e forse anche il 70% delle trasferte della sua squadra, e allora c'è un problema molto ma molto serio, perché poi il calcio, a quanto dice questo signore, deve essere una festa per tutti. Non lo è per tutti se voi create divisioni tra confini, tra regione e regione, addirittura nemmeno tra nazione e nazione. Ma noi ne prendiamo atto e ci auguriamo che si smuova qualcosa da questo punto di vista, perché poi ci siamo rotti le scatole, anche io mi sono rotto le scatole pur vivendo ad Amsterdam, e dici ma te che te ne frega, per non dire altro, scusate
se Amsterdam comunque non è che segui il Napoli in trasferta. Assolutamente sì, siamo tutti d'accordo, però io mi metto nei panni di tutti quei tifosi del Napoli che non aspettano altro che seguire la nostra squadra in trasferta, perché se io vivevo a Napoli e ne avevo la possibilità, avrei fatto lo stesso, avrei seguito comunque il Napoli in trasferta. Quindi mi brucia il mazzo, tra virgolette, a me per voi, cari ragazzi, e vi sono vicino a tutti coloro che passano sotto questo video al limite, sono residenti in Campania e seguono il nostro Napoli in trasferta. Vediamo di far qualcosa e speriamo che, è vero che a campionato in corso, se ti esponi tu società su queste situazioni, comunque la vai a pagare alla lunga. Speriamo che forse a campionati finiti qualche cosina si potrà dire e al limite porterà qualche miglioria, ma ne dubito in un'Italia del pallone che è totalmente alla frutta. Detto questo, calciomercato. Calciomercato perché c'è questa situazione che ovviamente può darsi che non ci sia niente di serio, però vista la società in questione e i tanti soldi, poi ci arriviamo ai tanti soldi e ad un Real Madrid che gli viene concesso praticamente tutto per quanto riguarda il calciomercato, comunque il Real Madrid sta vivendo una stagione molto difficile, la squadra di Ancelotti sta faticando in campionato e ancora di più in Champions League dove potrebbe non qualificarsi addirittura al prossimo turno. Ancelotti in un'intervista ha detto noi arriviamo in finale. Una situazione davvero incredibile e preoccupante. Il giocatore che sta maggiormente deludendo è Kylian Mbappé, un vero e proprio oggetto misterioso. Il francese è lontano parente del bomber apprezzato nei giorni scorsi. Contro il Liverpool è stato tra i peggiori in campo. Le Parisienne ha descritto la sua prestazione. Mbappé non ha ancora rimesso la testa al posto giusto. In Champions ha vissuto un vero e proprio incubo. 15 palloni persi, dribbling non riusciti, persi i duelli aerei, ha persino fallito un calcio di rigore. Al 32esimo l'immagine simbolo della sua gara è finito persino a testa in giù sul prato di Anfield dopo essersi fatto rubare la palla in velocità dal giovane Bradley. L'unica svolta poteva essere rappresentata dal rigore assegnato, ma ha sbagliato anche quello e poteva rimettere in piedi la gara. Intanto, in casa madrilena, sono partite delle profonde valutazioni sul reparto avanzato, che è il vero punto dolente della squadra di Carlo Ancelotti. Non si è riusciti ancora a sostituire Benzema in modo degno, e ci credo. A tal proposito, secondo quanto raccolto da arianapoli.it, alcuni intermediari del Real Madrid avrebbero preso contatto con un membro dell'entourage di Victor Osimhen per capire la situazione del nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray. Per gennaio vi è una clausola di 81 milioni, mentre a giugno è di 75. L'entourage del giocatore è ovviamente aperto al dialogo, ma sarebbe più propenso a rimandare il discorso alla prossima estate. Il Napoli guarda con attenzione la vicenda. Allora, se diciamo si affaccia una società come il Real Madrid per quanto riguarda Osimhen, ecco che qui sarei d'accordo a prelevare qualcuno nel caso poi il Florentino Perez di turno dice no ma io ti do Tizio più 8 milioni. Qui ci si potrebbe, anche se sono sempre propenso a dire no, pagate la clausola, poi me la vedo io chi comprare, eccetera, però in casa Real Madrid qualche pezzo da 90 da poter portare a Napoli c'è e come, e se ti affacci per il nigeriano ti puoi sedere anche un tantino a negoziare. Al di là della situazione Manchester, questa qui diciamo potrebbe essere molto più proficua per quanto riguarda il Napoli anche a livello monetario. Livello monetario di questo Real Madrid che però credo un giorno dovrà pure essere controllato, perché poi va benissimo che sei una società, tanti soldi, super potente, Florentino Perez ha tutto il calcio in mano, siamo tutti d'accordo, però se io faccio filmare un calciatore a 47 mila milioni all'anno, ovvero Mbappé, dandogli poi 100 e passa milioni alla firma, con un contratto stratosferico, e al limite vado ad intervenire anche nella finestra di mercato di gennaio, spendendone altri 75, altri 100 milioni al limite per rimpiazzare Benzema, è una situazione che porta le altre società, pur
molto ma molto benestanti. Non facciamo il raffronto con un Napoli al limite, perché parliamo di diverse società a livello di introiti. Possiamo fare un raffronto, che ne so, con un City, con un Paris Saint-Germain, però si sono adeguate anche loro tra Inghilterra e Francia nel, diciamo, guardare bene prima di investire il portafoglio, e comunque tanti e troppi soldi non vengono concessi più neanche lì. E invece, nel caso poi dovesse aprirsi questa situazione, il Real Madrid 3, 4, 500, 1 miliardo di euro a sessione di mercato, tanto a Florentino Perez chi lo va a toccare? Chi lo va a toccare? Ed è proprio quello il punto. A noi, per quanto riguarda questa situazione, dovrebbe interessare meno, però per quanto riguarda il calcio qualcosa va fatta, perché poi non riesci per niente nemmeno ad affacciarti all'essere competitivo con determinate compagini. Ovviamente non stiamo qui a fare la competizione con il Real Madrid o contro gli sceicchi d'Arabia, però va livellato, se ne parla sempre, se ne parla tutti gli anni, dobbiamo livellare, o fair play, questo, quell'altro, però poi tutte chiacchiere, le chiacchiere se le è sempre portate appresso il vento. Detto questo, noi possiamo pure fare uno scambio, perché la mia opinione non è che Mbappé sia diventato un brocco dall'oggi al domani, ma ci sono dei problemi per quanto riguarda l'applicazione e il gioco, che al limite chiede Carlo Ancelotti, o con compagni di reparto che tutti saltano l'uomo, tutti in velocità, sono comunque tutti dei super talenti, e forse si va a creare quella situazione come lo era, che so, il Real Madrid dei Galacticos di tempo fa, di Beckham, di al limite Ronaldo, l'unico Ronaldo che conosco ovviamente, Luis Nazario. Quindi vai un tantino ad annullare caratteristiche tecniche di qualche giocatore. Mbappé non è diventato un brocco, né tantomeno, però Mbappé è Luis Nazario da Lima al prime. Cioè, il prime di Mbappé è lontano dal prime, lontanissimo dal prime di Ronaldo il brasiliano. Mettiamocelo in testa. È un ottimo calciatore, non sicuramente un player da 40, 50, 60 milioni all'anno lordi, quanti sono nel contratto, se non vado errato. Saranno un 30 netti. Adesso non ho le cifre alla mano. Abbassatele queste cifre, così il calciatore si rende anche conto che deve comunque dare un qualcosina. Gli si riempie la pancia a questi ragazzi di 23, 24, 27, 28 anni con tanti soldi, e anche se a livello tecnico sei molto valido, a finire che ti appaghi un attimo e non rendi come si deve, al di là della situazione richieste di Ancelotti, Real Madrid per quanto riguarda il campo tatticamente. Vogliamo fare uno scambio? Ma perché no? Perché no? Vi prendete Osimhen e ci date Mbappé, e nessuno sa niente. Però ovviamente Mbappé si viene a prendere quei 4-5 milioni all'anno a Napoli, li accetta e via. Perché poi con le ripartenze, secondo me, e con il gioco di Conte, un Kylian Mbappé farebbe molto ma molto comodo, al di là che poi c'è lo stipendio. Io sto fantasticando, però vedi, in questa situazione dove si presenta al limite una società del genere, ecco che ti potresti sedere a negoziare un tantino, cercando di tirare la corda e portare acqua al tuo mulino. Con Florentino Perez non si tratta, però se volete Osimhen cacciate il croccante, che a quanto pare è 81 milioni la clausola per l'estero. E ricordiamolo, per l'estero, perché escono notizie, la Juve su Osimhen e questo e quell'altro. La clausola è attiva per l'estero, almeno a quanto noi sappiamo, e 75 milioni a giugno, quindi cala di 6 milioni da gennaio a giugno. Però voi cacciatene 75, poi ce la vediamo noi con Antonio Conte a costruire un Napoli ancora più forte di quanto è. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.